sfida, estratto dal video originale di Captain Gun, Saorsa, seconda parte. Si consiglia la visione dell'assunto di questa traduzione solo dopo aver visto i video Saorsa liberarsi 1 e 2, link nella descrizione del video, o attraverso la fornita pagina indice alfabetico www.tinelli.eu/indice.html, dove, come si vede qui in basso, vado ad inserire alcuni titoli inerenti all'argomento di cui si parla nel video in quel preciso momento. Consiglio di guardare il video fino alla fine. Buona visione! Ciao di nuovo equipaggio, è bello essere di nuovo in porto. Sarò a terra per un paio di mesi per lavorare sulle mie navi da spedizioni e preparare per l'addestramento dell'equipaggio durante l'estate e l'autunno. Ci sono un sacco di argomenti che volevo approfondire con voi oggi, quindi preparatevi a rimanere a bocca aperta. Immagino che molti di voi si siano sintonizzati per sentire parlare della spedizione e inizierò da questo. Da quando ho pubblicato il mio documentario ho ricevuto centinaia di commenti email con domande sulle spedizioni nelle terre remote. Per la sicurezza del mio equipaggio non rivelerò alcune informazioni come la data di partenza o quale massa continentale remota raggiungeremo. Non voglio essere rintracciato o seguito. Entrambe le navi da spedizione sono completamente equipaggiate con tecnologie moderne come radar, plotter cartografici e sistemi di identificazione automatica, ma non verrà utilizzata alcuna tecnologia GPS durante questo primo viaggio. I nostri antenati navigavano e percorrevano gli oceani da migliaia di anni usando le costellazioni e tutta questa tecnologia moderna esiste solo dagli anni 70. Ce la siamo cavata benissimo anche senza e non mi fido del loro ingannevole GPS. La navigazione astronomica è l'unico modo per spostarsi da un mondo all'altro. Lo scopo principale e la ragione della creazione delle costellazioni è quella di permetterci di navigare tra i nostri mondi. A differenza del GPS, non mentono, non ingannano e non si guastano. La navigazione astronomica si basa su specifiche equazioni matematiche per determinare la nostra posizione utilizzando corpi celesti come il Sole, la Luna e le stelle. Queste equazioni sono essenziali per convertire le letture del sestante in linee di posizione su una carta nautica. Effettuiamo diverse letture e applichiamo questi calcoli per determinare con precisione la nostra posizione su questo pianeta. Inoltre la navigazione astronomica è una delle mie prove inconfutabili preferite dal fatto che gli oceani siano piatti. Utilizzando un sestante la navigazione astronomica è impossibile su una superficie curva o su un globo terrestre e questo è un dato di fatto scientifico e di navigazione. Ogni stella su questo piano ha una posizione rispetto al nostro mondo piano in cui si trovano a 90 gradi. Questa è chiamata posizione geografica o GP di quella stella rispetto al nostro piano. Quando l'osservatore si trova nella posizione geografica della stella, questa appare a 90 gradi sopra la sua testa. La navigazione astronomica funziona utilizzando un sestante per misurare l'angolo di quella stella nota e usando la sua posizione geografica relativa per sapere dove ci si trova. E come ho già detto, misurare un angolo rispetto a un corpo celeste funziona solo se ci si trova su un oceano o un piano piatto. Ora, se un osservatore misura 30 gradi rispetto ad una stella e un altro osservatore misura 30 gradi rispetto alla stessa stella, possiamo concludere che entrambi si trovano su quello che viene chiamato un cerchio di uguale altitudine. Tutto ciò che si trova su quel cerchio di uguale altitudine ha esattamente quell'altitudine. Sapete, si tratta del livello del mare, non della curvatura del mare. Non importa dove vi trovate su quel cerchio, tutto ciò che si trova su quel cerchio, tra quei punti e nell'area circostante, è assolutamente piano. E chiunque si rifiuti di accettare questa realtà assoluta, questo fatto scientifico e di navigazione, è un personaggio non giocante e presto dimostrerò in modo inequivocabile che esiste, oppure è completamente idiota, il che rende le sue opinioni irrilevanti. Facendo questo una volta con un sestante, sapete di trovarvi da qualche parte su quel cerchio di uguale altitudine. Per triangolare la vostra posizione effettiva dobbiamo ripetere questi passaggi con altre stelle. La vostra posizione è il punto in cui tutte queste aree di uguale altitudine si incontrano. È così che funziona la navigazione celeste e ha sempre funzionato su un piano orizzontale. Il nostro mondo non solo è osservabilmente e ovviamente piano, ma è anche misurabilmente piano. Usando una sola area di uguale altitudine si dimostra che la vasta area in cui ci stiamo muovendo è assolutamente piatta. Ma ripetendo questo procedimento più volte per creare diverse aree di uguale altitudine possiamo letteralmente misurare il nostro intero mondo come piano.
Ecco perché l'uso delle costellazioni celesti è ormai un'arte di navigazione superata. Ed è per questo che i corsi sull'argomento sono volutamente complicati, noiosi e intrisi di pseudoscienza. Non vogliono che usiate questo metodo di navigazione veritiero e preciso per determinare la nostra posizione. Usare un sestante, prendere alcuni rilevamenti e confrontarli con un almanacco nautico è molto semplice. Ed essere competenti in questo metodo di navigazione è fondamentale per tutto il mio equipaggio e per chiunque stia pianificando una spedizione. Non arriverete alle terre lontane o fuori da questo mondo senza di esso. Il capitano deve tornare ai vecchi metodi. Se state pensando di acquistare un sestante, la tentazione di comprarne uno antico in ottone è forte. Sono opere d'arte straordinarie e offrono uno scorcio dell'intelligenza dei nostri antenati, ma sconsiglio vivamente di acquistarne uno, soprattutto a prezzi così bassi. È molto probabile che non funzionino. Questi vecchi sestanti vengono spesso urtati, esposti e, se gli archi sono deformati, non saranno più precisi. Si tratta di strumenti di misurazione del tempo calibrati con precisione. Devono essere accurati. I segmenti di ricambio di buona qualità sono costosi, soprattutto quelli delle moderne marche tedesche. Io uso un Davis 25, ma potete trovarne uno di seconda mano di buona qualità a partire da circa 300 sterline. Assicuratevi solo che abbia tutti i filtri UV. Questi sono rimovibili, facili da perdere e difficili da sostituire. Quando usiamo il sole per orientarci lo guardiamo direttamente mentre contemporaneamente osserviamo il livello del mare attraverso uno specchio di viso e possiamo abbassare il sole fino al livello del mare. Queste lenti filtrano i raggi solari. Più il sole è luminoso, più scuro sarà il filtro da utilizzare. Senza di esse, col tempo, la retina dietro l'occhio si brucerà. Ecco perché molti marinai di un tempo indossavano una benda sull'occhio. Nei film, quando si vedono marinai e pirati, c'è sempre qualcuno con una benda sull'occhio. Ai tempi, questi erano i navigatori. Nelle giornate, nelle notti nuvolose e uggiose, a volte è difficile persino vedere o individuare il sole, soprattutto in presenza di nebbia fitta, nuvole, tempeste, condizioni che possono essere disastrose per la nave e l'equipaggio quando si naviga con un sestante. Quindi sostituisco la prima lente del filtro oculare con una tessera di calcite, una pietra solare che è un cristallo polarizzante. Quando guardiamo un cielo nuvoloso attraverso questo cristallo, esso mostrerà e individuerà la posizione del sole e persino delle stelle più luminose in una notte nuvolosa. Strumenti di navigazione come questo vengono utilizzati con un piccolo pezzo di calcite al centro. Se guardate il profilo della mia immagine è la stessa cosa. Ho ricevuto alcuni commenti che dicevano che si tratta di stregoneria. Vi sto facendo degli incantesimi, una specie di voodoo. Fucking voodoo magic man. Ma sfortunatamente la realtà è molto più noiosa. È semplicemente la bussola norrena. Il corvo al centro rappresenta Odino, normanno. La leggenda narra che il nord magnetico sia l'indicazione verso altri reami, ma questo è un argomento per un'altra volta. Quando si tratta di orientarsi nel nostro mondo conosciuto, non è così semplice come usare o seguire una bussola. Non possiamo orientarci su una mappa moderna con una bussola senza tenere conto della declinazione magnetica, ovvero la differenza angolare tra il nord geografico, che è il nord immaginario verso cui puntano le linee di longitudine sulla mappa, e il nord magnetico, la direzione verso cui punta la bussola, il nord magnetico, il nord reale. Come afferma la spiegazione più comune, le linee di longitudine e di latitudine sono linee immaginarie utilizzate per localizzare i luoghi sulla Terra. Le linee di latitudine immaginarie corrono orizzontalmente e misurano quanto un luogo si trova a nord o a sud rispetto all'equatore. L'equatore è una linea immaginaria che divide la Terra in emisfero settentrionale e meridionale situata a 0 gradi di latitudine. Le linee di longitudine immaginarie invece corrono verticalmente e misurano quanto un luogo si trova ad est o ad ovest rispetto al meridiano di Greenwich. Quindi le loro linee immaginarie e la tecnologia GPS create per navigare sulle loro mappe distorte e imprecise, che tutti sono stati indottrinati a credere, in realtà non puntano al vero nord. Le mappe si allineano con il nord, sud, est e ovest immaginario, comunemente accettato, e non con il nord reale, il nord magnetico. La maggior parte delle carte topografiche include un diagramma, una leggenda che mostra questo ricalcolo, questa declinazione tra nord geografico e nord magnetico. È solo un macabro scherzo del fatto che il nord geografico venga chiamato nord vero. Quindi il falso nord immaginario viene chiamato vero nord. Ed è questo che otteniamo oggi in questo mondo capovolto e manipolato dal culto in cui viviamo.
Verso la fine del mio documentario ho spiegato perché penso che questa massa continentale che chiamo Vista 3 sia un mondo separato dal nostro, con il suo Sole e la sua Luna, il suo nord magnetico, i suoi oceani liquidi, le sue costellazioni, le sue infrastrutture antiche costruite prima del 1200 e probabilmente le sue creature, i suoi animali e forse anche la sua popolazione umana. Sappiamo che il nostro Sole e la nostra Luna ruotano a spirale attorno al nostro nord magnetico. La mia teoria logica è che questo mondo e la massa terrestre accanto a noi abbiano almeno un Sole e una Luna. Mentre viaggiamo verso sud attraverso questo spazio tra questi due mondi, fluttuando nello spazio nelle mie astronavi, lasceremo il campo magnetico del nostro mondo. Man mano che ci avvicineremo al campo magnetico del mondo successivo, le mie bussole smetteranno di girare vorticosamente e si stabilizzeranno puntando verso il nord magnetico del mondo successivo. Spero anche di vedere il bordo di una seconda costellazione diversa dalla nostra. Dato il periodo dell'anno in cui viaggeremo verso una specie di queste terre esterne con il Sole che ruota il Capricorno, mi aspetto di trovarmi in una posizione tale da poter vedere entrambi i mondi, le lune e i soli contemporaneamente. E penso che questo spieghi le segnalazioni provenienti da queste zone meridionali di persone che hanno visto due soli nel cielo. Di solito il secondo sole è un sole nero con un alone di luce intorno, quasi come un'eclissi. Il Sole e la Luna sembrano avere la forma di un disco a cupola inclinata, giusto? E sono illuminati solo sul lato frontale, rivolto verso il nostro mondo. Non vediamo mai il lato oscuro della Luna, vero? O il lato oscuro del Sole. Penso che il lato oscuro del Sole e della Luna sia oscuro, non è illuminato. Mentre navighiamo attraverso questa fase intermedia mi aspetto di poter alzare lo sguardo e vedere il Sole del nostro mondo splendere e allo stesso tempo di poter scorgere il Sole del mondo successivo in lontananza, vederli entrambi. Vedremo il lato oscuro del loro Sole, quindi vedremo un Sole nero con un alone di luce intorno e forse anche due lune contemporaneamente. In fin dei conti c'è solo un modo per scoprirlo: andare avanti e trovare la via d'uscita. Come spiegato in precedenza, la Luna non è un oggetto solido su cui i massoni possono atterrare. È un fenomeno di plasma elettromagnetico focalizzato. L'energia elettromagnetica proveniente da sotto la Terra al polo nord magnetico. La Luna è un'immagine speculare della planimetria del nostro mondo piano, una vista a volo d'uccello speculare, una coincidenza impossibile. E questa mappa lunare utilizza la stessa leggenda della mappa di Urbano Monte del 1587. Le loro leggende sono le stesse, quelle celesti. Per quanto riguarda l'immagine lunare, sono convinto al 99% che si tratti di un'immagine speculare del mondo e dei media che ci circondano. Ma si tratta di un riflesso in tempo reale o di un'immagine impressa da un'epoca passata? Più simile ad una fotografia che a un riflesso. Ho passato molto tempo a cercare di smentire l'immagine lunare, senza alcun successo. E non fraintendetemi, non mi riferisco al modello e alle affermazioni di Vibes of the Cosmos. Quelli sono facili da smentire, dato che si tratta per il 90% di pura fantasia, senza alcuna prova o logica di supporto. Ma voglio dire, non posso smentire l'immagine che tutti possiamo vedere quando guardiamo la Luna. È una coincidenza impossibile. Quindi invece di cercare di smentire l'immagine lunare e di confutarla, ho cambiato approccio. Perché non provo a dimostrarla concretamente? Credo di essere l'unico in grado di provare a confutare la mappa lunare e vi dimostrerò come farò. Ad esempio, usando la mappa politica di Vibes, ingrandiamo quella che io chiamo la costa di Vista 3. Prendiamo quest'area dalla forma molto particolare, questa penisola. Solo un altro esempio di quanto sia distorta e imprecisa la mappa di Vibes. Lui la etichetta come Madagascar, ma questa è la posizione reale del Madagascar. Vibes ha semplicemente disegnato la sua forma in modo errato sul suo computer. Questa penisola si trova a circa 3.000 miglia nautiche a sud del Madagascar. Se navigo verso quest'area specifica e, trovo terra in questa zona e mando il mio drone di mappatura e sorveglianza sopra di essa, e questo mappa l'intera area e torna confermando la forma di questa penisola o qualcosa di simile, allora questo potrebbe essere usato come un'ottima prova che l'immagine lunare rappresenta fedelmente il mondo che ci circonda. Ma d'altra parte, questa potrebbe anche essere la prova che smentisce l'immagine lunare. Se mi reco in questo luogo e non trovo nulla, e continuo anche per altre 1.000 miglia nautiche ancora niente, allora sapremo che non è accurata né reale. Nel nostro modello di mondo piano, il nord punta verso il nord magnetico in tutte le direzioni. Il sud punta verso l'esterno in tutte le direzioni parallele al nord.
L'ovest è a sinistra quando si guarda verso nord e l'est è a destra quando si guarda verso nord. Quindi se navighiamo verso est dal Madagascar, nel nostro modello di mondo piano raggiungiamo l'Australia. Lo stesso vale per il modello sferico. Andando verso est dal Madagascar si arriva in Australia. Se navighiamo verso sud dal Madagascar nel modello sferico raggiungiamo l'Antartide. Se navighiamo verso sud dal Madagascar nel modello piano raggiungiamo Vista 3. È fisicamente impossibile navigare verso sud dal Madagascar e raggiungere l'Antartide in questo modello. Prima di passare all'immagine lunare, a quella successiva, vorrei menzionare un paio di cose. Navigherò fuori da questo mondo con il mio equipaggio usando le stelle, la carta di Urbano Monte, la mappa aerea della Global War Strategy e, infine, una mia personale creazione di una mappa e carta del mondo che ho realizzato con l'aiuto di 2 cartografi professionisti, 2 cartografi molto diversi tra loro, uno più orientato all'arte, un artista e illustratore fantastico. Abbiamo lavorato insieme per creare una carta del mondo navigabile che possa essere utilizzata per la navigazione marittima ed aerea. Non sarà l'ennesima noiosa mappa rettangolare moderna o qualche abominio generato al computer come quelli costruiti su basi di fantasia. Come per la carta di Urbano Monte integrerò cartografia accurata ed arte. Non solo una mappa o una bella immagine, ma un frammento funzionante di questo mondo, una delle sue leggi naturali e del suo funzionamento. Una carta circolare ruotabile come previsto per la carta di Monte. Traendo ispirazione da altri orologi come quello storico, l'orologio astronomico di Praga, questo capolavoro è il più antico orologio astronomico funzionante del mondo a noi noto, con una presunta data di installazione del 1410. Questo orologio ticchetta da 616 anni. Sto incorporando un metodo simile di sovrapposizione di informazioni sulla mia mappa. Una leggenda celeste trasparente e una carta stellare che si sovrappongono alla mappa e ruotano indipendentemente da essa. La mia carta sarà la prima ad essere creata in questo modo. Il motivo per cui il modello di Vibes non può essere utilizzato per la navigazione è che non ha modificato l'immagine lunare a causa della sua forma a cupola. La Luna non è un'immagine piana, è a cupola, giusto? Proprio come quando si va a un Luna Park, la sala degli specchi con specchi di diverse forme distorce il riflesso. Tutti si sono guardati in uno specchio a cupola, chiaramente distorce il riflesso in un modo molto particolare e Vibes non ha corretto questa distorsione. È inutilizzabile come carta di navigazione. Il mio secondo problema principale con la mappa lunare di Vibes sono le sue pareti di ghiaccio immaginarie. Questo tizio non ha aggiunto solo una parete di ghiaccio, non 2. Ne ha aggiunto 3. Dov'è il mio cuscino per... Dov'è il mio cuscino per l'urlo? Ora mi sento meglio. Bene, diamo un'occhiata all'immagine della Luna. Se si tratta di un riflesso, come pensiamo io e Vibes, allora dove sono le pareti di ghiaccio in questa immagine? L'intera ricerca di Vibes si basa sull'immagine della Luna. Quindi, da dove tira fuori tutte queste pareti di ghiaccio? Perché non dall'immagine stessa? Ve lo dico io, se le sta inventando di sana pianta. Non c'è alcuna prova dell'esistenza di queste o di altre pareti di ghiaccio che circondano il nostro pianeta. Le pareti di ghiaccio sono solo un gioco mentale per impedirvi di andarvene. Quando si tratta di spedizioni, non avete bisogno di me. Ma ciò di cui abbiamo bisogno sono spedizioni che partano in tutte le direzioni. Nulla vi impedisce di pianificare e preparare le vostre spedizioni. Quindi, quello che ho fatto è creare una piattaforma su cui potete farlo. Negli ultimi mesi ho ricevuto migliaia di candidature. Probabilmente ci sono migliaia di altre persone là fuori che vorrebbero diventare esploratori, marinai, pionieri e vedere la verità con i propri occhi. Vi spiegherò le basi per formare un equipaggio, procurarvi l'imbarcazione e organizzare una spedizione. E vi fornirò la piattaforma per farlo. Invierò inviti alla piattaforma per gli equipaggi a tutti i candidati qualificati. Ho ricevuto candidature da proprietari di imbarcazioni, marinai, esperti, meccanici, paramedici e tutto il resto e aggiungerò alla piattaforma anche un paio di centinaia di candidati non qualificati ma molto seri. Spero che gli equipaggi si formeranno spontaneamente, ma in caso contrario inizierò ad assegnarvi io stesso. In questo modo potrete organizzare le vostre spedizioni con la mia guida. Quindi, per quanto riguarda le restrizioni sull'equipaggio, l'unica è che sono ammessi solo adulti, persone mature dai 18 anni in su.
Pianifico queste spedizioni da circa 3 anni, quindi sono ben preparato a livello tecnico, mentale, fisico e pratico per quanto riguarda imbarcazioni ed attrezzature. Ho avuto tempo di riflettere a fondo e seriamente su tutto ciò che è necessario per portare a termine con successo l'impresa, inclusi tutti gli scenari logici e realistici. La sicurezza del mio equipaggio è la mia massima priorità e sono moralmente e legalmente responsabile della loro incolumità, il che mi pone in una buona posizione per consigliare e istruire future spedizioni ed equipaggi. Negli ultimi mesi sono stato contattato da diversi equipaggi, gruppi di amici che stanno pianificando una spedizione e che desiderano semplicemente un mio consiglio per la pianificazione. Sono felice di consigliare qualsiasi crociera seria che abbia il coraggio di intraprendere questa avventura, in senso figurato, dato che so che ci sono anche donne che desiderano esplorare terre lontane. Al momento mi sto concentrando sulla prima spedizione del primo anno, ma il secondo viaggio partirà 2 mesi dopo il ritorno del primo. E ho intenzione di salpare per 2 spedizioni nei successivi 5 anni. Sapete, non si tratta di vacanze guidate nel Mediterraneo o nelle isole dell'Antartide. Si naviga in acque sconosciute e inesplorate. Si attraversa un oceano su una nave relativamente piccola. Voi e il vostro equipaggio dovete avere 2 grosse palle da trasportare in una carriola. Di nuovo, in senso figurato, credo che il modo più politicamente corretto per dirlo sia che bisogna essere coraggiosi, bisogna avere grinta. Una persona sicura di sé, a proprio agio con se stessa, in pace con se stessa. Un equipaggio competente è probabilmente la parte più difficile da trovare e organizzare, secondo la mia esperienza. E non si tratta solo della capacità dei membri dell'equipaggio. Rimanere intrappolati a bordo di uno yacht di 40 o 50 piedi in mare aperto per lunghi periodi richiede un giusto tempo di personalità e mentalità. Questo tipo di circostanze può spezzare una mente debole come un ramoscello. Se tu o i membri del tuo equipaggio non avete esperienza di navigazione, allora dovete acquisirla. Tutti devono mantenere le competenze necessarie per salvarsi nel caso in cui gli ultimi rimasti debbano fare il viaggio di ritorno a casa in solitaria. Io e il mio equipaggio potremmo eventualmente dare una mano con le lezioni di vela, ma potrete anche chiedere aiuto ad amici e parenti che conoscete che hanno navigato. Iscrivetevi ad un circolo velico, frequentate uno di tanti corsi di vela in giro per il mondo, o ancora meglio, una volta che si hanno un paio di velisti esperti nell'equipaggio, farsi insegnare da loro. Solo negli ultimi 6 anni ho lavorato a tempo pieno come velista sul mio yacht a vela Saorsa. Non vivo in un porto turistico su una banchina, vivo all'ancora e sull'oceano con qualsiasi tempo. Non c'è niente di più bello che navigare in mare aperto in una giornata estiva con pochi buoni amici, navigando con una brezza leggera di 10-15 nodi, sventolare 2 scotte al vento, una brezza fresca sul viso e una birra ghiacciata o una bella canna in mano. Ma non mi importa, ma non si impara da questo. Non è questo che desidera il vero marinaio. Niente mette alla prova le vostre abilità e la vostra tenacia più del mare mosso. Alcuni si divertono guidando moto di grossa cilindrata, lanciandosi dagli aerei, scalando montagne. Noi marinai ci emozioniamo con gli uragani e le tempeste. Vivere e sopravvivere a una burrasca di categoria 12 a 130 km/h e ad un uragano in solitario senza riportare gravi feriti o danni all'imbarcazione. Non si tratta di voler morire, anzi è proprio il contrario, non è né incoscienza né stupidità. Quando madre natura scatena tutta la sua furia, la sua potenza primordiale ha una sua bellezza. Lei è mozzafiato e tendiamo ad essere un po' come il tenente Dan. You call this a storm? Oh, you son of a bitch! Oh! It's time for a showdown! You and me! I'm right here! Come and get me! You'll never see this bone! Quindi quando si tratta di altri equipaggi che organizzano le proprie spedizioni, ho creato una piattaforma per mettere in contatto i candidati che ho ricevuto e quelli che riceverò in futuro. Voglio solo candidature serie. Non è un gioco e nessuno vuole perdere tempo. Avrò ricevuto più di 1000 email da persone che dicevano «Voglio andare» o «Portami con te» e basta. Nemmeno un nome, un singolo dettaglio su di te. Ho bisogno di sapere le tue informazioni di base. Da dove vieni? Quanti anni hai? Se hai competenze rilevanti e perché vuoi farlo? Non mi aspetto un saggio sulla tua vita, ma ho bisogno di qualcosa di più di un semplice portami alla parete di ghiaccio o altre sciocchezze del genere. La piattaforma che ho creato contiene tutte le intestazioni e le informazioni rilevanti necessarie per una spedizione.
Inoltre, tutti i membri dell'equipaggio possono aggiungere le proprie conoscenze ed esperienze a ciascun argomento e discutere tra loro nella chat principale o privatamente su un server abbastanza sicuro. Stringete amicizie e, si spera, partecipate a future spedizioni. Tutti i membri dell'equipaggio saranno etichettati in base al loro livello di competenza ed esperienza con ruoli specifici. Ad esempio, se possedete un'imbarcazione adatta o avete una grande esperienza di navigazione, sarete etichettati come capitano, i marinai meno esperti saranno nominati come primo ufficiale, oppure secondo ufficiale, meccanici, medici e così via, o magari semplicemente membri dell'equipaggio. In questo modo potrete formare gruppi di amici e membri dell'equipaggio competitivi e persino unire gli equipaggi per partire in spedizioni a 2 o 3 persone per motivi di sicurezza, numero e tutto il resto. Ovviamente sarò presente sulla piattaforma e vi darò il benvenuto, ma sarà mio figlio maggiore a monitorarla quotidianamente. Lui è il mio successore e, come suo padre, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, quindi comportatevi bene. Non tollereremo che nessuno si comporti in modo offensivo nei confronti degli altri membri del gruppo. Se siete lì per creare problemi, verrete espulsi immediatamente. Questa non è democrazia, non è un tribunale né YouTube, non riceverete alcun strike. Questa piattaforma serve a unirci, non a dividerci e a litigare come succede nelle sezioni commenti di YouTube. Ognuno di noi ha la propria verità, le proprie opinioni, le proprie convinzioni, possiamo discuterne e confrontarci come adulti e andare avanti. In fin dei conti non dobbiamo per forza essere d'accordo su tutto, dobbiamo solo unire le forze. Ogni equipaggio formato avrà bisogno di una propria piattaforma per poter comunicare, visualizzare i piani di una spedizione, condividere le proprie conoscenze e competenze e chattare con gli altri membri dell'equipaggio. Questa è una piattaforma di backup che ho creato e che probabilmente sarà la più semplice da usare per mostrarvi le basi di ciò che serve per organizzare una spedizione. Per quanto riguarda le mie navi, ci sono troppe informazioni da elencare. Quindi mi limiterò a dare una rapida occhiata e se trovate qualcosa che vi interessa potete fare uno screenshot delle pagine, ma tutte queste informazioni saranno disponibili sulla piattaforma. Dopodiché vi fornirò alcuni esempi di imbarcazioni adatte attualmente in vendita per darvi un'idea approssimativa del costo e vi garantisco che è più economico di quanto pensiate. Ponte e pozzetto, attrezzature ed accessori, impianto meccanico, navigazioni, comunicazioni, impianto elettrico, approvvigionamento idrico e dissalatore. La maggior parte degli yacht di dimensioni simili ha di serie un serbatoio di acqua dolce da circa 200 litri, ma dovrete triplicare questa capacità come minimo. Inoltre, idealmente installate un dissalatore ad osmosi inversa se non ne avete già uno. Questo sistema filtra l'acqua di mare salata trasformandola in acqua potabile. I dissalatori possono essere costosi, ma io costruisco i miei per meno di 600 sterline. Ci sono degli ottimi tutorial su come costruirne uno qui su YouTube. Abbiamo la sicurezza e le attrezzature, tutti gli elementi essenziali. Questi sono solo i dettagli degli interni e degli alloggi. Sea One è uno yacht con 7 posti letto che può ospitare fino a 10 persone. Una casa galleggiante autosufficiente in grado di viaggiare ovunque nel mondo. La sua principale fonte di propulsione è il vento, alimentata elettricamente da pannelli solari e turbine eoliche. Produco acqua potabile per la doccia in modo autonomo e ho la possibilità, l'attrezzatura e le competenze per procurarmi una quantità illimitata di cibo fresco e biologico dall'oceano che mi circonda. Nessuna licenza o assicurazione obbligatoria, nessuna tassa o imposta, nessun costo e quasi nessuna legge o regola in mare. È il modo più libero che ho trovato per vivere, sia in termini di costi che di libertà. Abbiamo opzioni di riscaldamento e tender, in pratica dei gommoni a motore, cose del genere. Lo yacht è la mia casa e il tender è un po' come la mia auto. Ho avuto decine di candidati per l'equipaggio che possiedono la propria barca, ma se non riuscite a formare un equipaggio sulla piattaforma con qualcuno che possiede un'imbarcazione adatta, potreste valutare la possibilità di dividere il costo di una barca tra tutti voi e probabilmente non è così costoso come pensate. Ci sono alcuni requisiti per un'imbarcazione da spedizione idonea. A meno che non possiate permettervi una barca di 60 metri, non avrete la capacità di carburante necessaria per raggiungere le terre emerse e tornare indietro con un motore a combustione. Ecco perché abbiamo bisogno di una barca a vela. La principale fonte di energia a propulsione è il vento, che non richiede serbatoi di carburante. Inoltre è gratuita. I nostri motori possono guastarsi
o rimanere senza carburante, ma noi continuiamo ad andare avanti. Incontrerete ghiaccio marino e tempeste, quindi per una barca da spedizione vi serve uno yacht con scafo di acciaio o alluminio. La mia barca è costruita su misura in acciaio cotton da 6 mm. Idealmente vi serve uno yacht di almeno 10,5 metri di lunghezza. Il tipo di chiglia non è poi così importante, ognuna ha i suoi vantaggi e svantaggi. Lo stesso vale per la configurazione di vendita e l'allestimento dell'attrezzatura. I prezzi delle barche sono crollati negli ultimi anni. È un brutto momento per vendere una barca, ma un buon momento per comprarne una. Potreste acquistare uno yacht adatto per circa 7.000-20.000 sterline. Ora a quel prezzo dovrete comunque apportare alcune migliorie. So che 15.000 o 20.000 sterline sono una cifra considerevoli, ma divisa per un equipaggio di 6 persone si arriva a circa 2.500 sterline a testa. Ipotizziamo di apportare alcune migliorie, arrivando a 3.000 o 4.000 sterline a membro dell'equipaggio. So che 3.000 sterline sono ancora tante, ma una volta che avrete utilizzato la barca per un paio di spedizioni, potreste semplicemente rivenderla, recuperereste l'investimento e magari realizzereste anche un profitto. Quindi in teoria potreste organizzare una spedizione, acquistare uno yacht, usarlo per tutto il tempo necessario, rivenderlo e non vi costerebbe nulla. E anche se iniziaste ad organizzare una spedizione oggi, vi garantisco che passeranno dai 12 ai 18 mesi prima di poter partire. Se sei davvero determinato a farlo, troverai un modo per procurarti qualche migliaio di sterline entro l'anno. E se lo confronti con uno di quei finti viaggi in Antartide che ho mostrato in precedenza, alcuni di questi viaggi costano 30.000 sterline a persona per una settimana, girando per alcune isole vicino all'Antartide. Non farai tutto da solo, quindi diciamo che prendi un amico o il tuo partner. Sono $60.000 per una vacanza turistica in giro per alcune isole, un paio di foto di fottuti pinguini. Spedizioni che durano 7-8 settimane alla volta, viaggiando verso terre diverse dall'Antartide, su cui possiamo camminare ed esplorare senza occhi indiscreti. Quindi, quando si tratta di provare ciò che scopriamo là fuori, spiegherò brevemente come intendiamo dimostrare ciò a cui siamo testimoni, ma sono più interessato ad avere qualche feedback da parte di tutti voi sull'argomento. Cosa ci vorrebbe per dimostrarlo? Se tu fossi a bordo e trovassimo terre, animali e altre creature mai viste prima, proprio come quando riscoprirono l'Australia, tutte specie nuove. Lo stesso vale per gli alberi e le piante, forse addirittura una popolazione umana mai documentata. Come documenteresti e proveresti ciò a cui hai assistito? Ora sono sicuro che molti di voi probabilmente penseranno: potrei crederci davvero solo se lo vedessi con i miei occhi, ma pensaci. Personalmente non sono mai stato in Cina, non l'ho mai vista con i miei occhi, ma sono sicuro al 100% che la Cina esiste. Se dicessi che non credo che esista la Cina perché non l'ho vista, sembrerei un vero idiota. Allora, cosa ci vorrebbe per farti credere in un posto che non hai mai visto? Nel complesso abbiamo più della solita attrezzatura fotografica e sto anche riportando in vita la vecchia scuola con le cartucce a pellicola e le fotocamere istantanee. Droni di sorveglianza e mappatura multiple che sono un moderno elemento essenziale per spedizioni come questa, che hanno caratteristiche come mappatura termica, fotogrammetria, strati di modellazione 2 e 3D e cucitura di immagini. Poter sedersi a bordo della nave in sicurezza mentre si esplorano le terre alla ricerca di possibili pericoli sarà fondamentale prima di intraprendere una spedizione via terra a piedi. Se si ritiene che sia sicuro andare sulla terraferma ed abitabile, condurrò più spedizioni di 48 ore a piedi sulla terraferma verso qualsiasi area interessante rilevata dai droni. Tutto l'equipaggio avrà una telecamera per filmare e un diario quotidiano tipo vlog, oltre a un diario che potranno tenere, le cui pagine potranno essere scansionate una volta tornati. Questo darà a tutti voi l'opportunità di conoscere l'equipaggio, di vedere e leggere molteplici resoconti degli eventi quotidiani e dell'esperienza personale di questa avventura. Una cosa che non farò è trasmettere in live streaming come un coglione o dare segnali mentre sono in viaggio o sul posto. In fin dei conti, non posso fingere. Se mostro una costa del nostro mondo conosciuto e provo a farla passare per terre nascoste, non solo la gente la riconoscerà, ma come programmi di intelligenza artificiale in grado di rilevare falsificazioni CGI e provare che la terra che vi mostro non è mai stata vista o registrata prima? I miei piani e le mie spedizioni future dipendono da questi primi due e da ciò che scopriremo lì.
So che troverò le terre che cerco, ma anche se non le trovassi, le spedizioni andrebbero comunque avanti. C'è una differenza tra cercare di trovare terre esterne nascoste ed esplorare aree di cui già conosciamo l'ubicazione, come il Polo Nord, l'Artico e la massa terrestre conosciuta come Antartide. Sappiamo dove sono questi posti. Entrambi hanno bisogno di essere esplorati e alla fine il capitano va dove diavolo vuole. Nessun altro uomo ha il diritto di dirmi cosa fare. Quindi per le spedizioni dell'anno successivo aggiungerò navi alla mia flotta. Voglio un motovelista da 90 piedi che contenga 18 passeggeri attuali di più e una nave rompighiaccio in acciaio da 200 tonnellate, che tagli un percorso, se necessario, per le altre navi. Questi rompighiaccio non funzionano come i cilindri della batteria, i loro motori spingono a prua sul ghiaccio e il peso della nave rompe il ghiaccio sottostante, quindi si fanno strada attraverso il ghiaccio. Ma ghiaccio o no, in ogni caso è multiuso. Il rompighiaccio sarà utile come nave da carico e per ospitare altri 60 passeggeri dell'equipaggio, oltre ad ulteriori attrezzature come un elicottero che piloterò io stesso, una sala medica e qualsiasi altro kit o veicolo necessario per qualsiasi scenario. In totale queste 4 navi mi daranno una capacità di circa 90 membri dell'equipaggio e dei passeggeri per spedizione. Per queste future spedizioni cerco membri dell'equipaggio con le seguenti competenze, conoscenze e qualifiche. Armatori di imbarcazioni, marinai esperti, meccanici sia per motori diesel che per aerei leggeri, piloti ed esperti di navigazione, cartografi, piloti di droni per la mappatura e di acquadroni, informatici, geologi, climatologi, botanici, biologi, oceanografi e subacquei, zoologi, fotografi e videomaker naturalistici, medici, chirurghi, dottori, infermieri e ortodontisti. Come ho già detto, non posso rivelarvi apertamente quali siano le masse continentali esterne che ho scelto per la prima spedizione, ma sento il bisogno di consigliare a chiunque voglia intraprendere una spedizione quali zone evitare. Ora, ovviamente, avremo bisogno di numerose spedizioni in tutte le direzioni verso ogni massa continentale che ci circonda e oltre, ma visto come vanno le cose in questo mondo di clown un po' folle in cui viviamo, ci sono certe terre che vi sconsiglio di visitare per ora, come l'Antartide, detta anche la Terra del Fuoco, la Galicia e l'Akesh. I mari intorno all'Antartide sono molto trafficati quotidianamente, potete consultare l'AISS o internet in qualsiasi momento per vedere il traffico marittimo intorno all'Antartida e le isole e piattaforme di ghiaccio circostanti. Potete cliccarci sopra e trovare informazioni su di esse, incluso il loro numero MMSI e come un numero di telefono diretto per le loro radio VHF. Si tratta principalmente di navi di rifornimento per spedizioni, imbarcazioni turistiche o barche da riporto come la mia. Il punto è che l'Antartide è troppo trafficata per poter semplicemente ancorare o sbarcare di nascosto per una spedizione terrestre. Se qualsiasi altra nave o aereo vi vede sbarcare in Antartide, vi fermerà immediatamente. È contro le regole del trattato mettere piede sulla terraferma oltre il 60° parallelo sud e verrete arrestati e puniti severamente se venite scoperti. Il che ci riporta a un punto del mio ultimo video che a quanto pare non è stato recepito a sufficienza nonostante le centinaia di commenti di email che ho ricevuto, l'avvertimento di essere intercettato oltre il 60° parallelo sud. Queste sono le regole del trattato antartico stabilite dai governatori del trattato, ovvero i governi di tutti i paesi più potenti del mondo. Regola numero 6. Il trattato si applica a tutte le terre emerse o piattaforme di ghiaccio a sud del 60° parallelo sud, ma non ai mari. Quindi l'unica regola è che non si può mettere piede su terraferma o su piattaforme di ghiaccio a sud del 60° meridiano di Greenwich, ma il trattato non si applica ai mari, il che significa che possiamo legalmente viaggiare ovunque sugli oceani e sui mari. Questo è il 60° meridiano di Greenwich sulla mappa di monte e questo è il 60° meridiano di Greenwich sulla mappa moderna. Possiamo navigare a sud del 60° meridiano di Greenwich senza problemi o violazioni di regole. Queste sono le loro regole. Nessuno ha il diritto legale di intercettarti, voltarti le spalle, farti girare indietro, arrestarti o farti del male. Nella regola numero 6 ci stanno dicendo che puoi navigare e viaggiare dove diavolo vuoi tu. La verità è che nessuno sta fisicamente cercando di impedirti di partire ed esplorare questo mondo.
Hanno solo riempito la testa della maggior parte delle persone di teorie del complotto, credenze e stronzate, e che la tua inutile paura ti impedisce di capire la realtà o di partire. E le altre terre che vi sconsiglio vivamente di visitare sono Galatia e Lakesh. Ho trovato così tante prove e indizi che i membri di alto livello della setta abitano certe terre nascoste per conto proprio. Ad esempio, ora ci hanno dato la Nuova Virginia, chiamata Australia, ma tengono Lakesh nascosta e hanno persino deviato il traffico marittimo e aereo in quella zona. Pensateci, questi parassiti non avvelenerebbero i corpi e le menti delle masse, non avvelenerebbero il nostro sistema sanitario, il sistema educativo, le riserve idriche, il cibo e persino l'aria che respiriamo per poi vivere in mezzo a noi. Ci disprezzano, chiaramente. Vivrebbero davvero in mezzo ai loro schiavi? Questi parassiti si nutrono di voi, vi hanno reso schiavi e vi hanno persino indottrinato a chiamarli con appellativi come elite o reali. Giochi mentali per farvi credere che siano migliori di voi. C'è un motivo per cui la corte e i super ricchi possiedono tutti questi super yacht e grandi aerei che attraversano gli oceani. Dove pensate che stiano andando? La posizione di Lakesh e Galicia sulla costa occidentale dell'America è perfetta per questi parassiti. E chi non ha mai sentito storie e resoconti di un tempo sul trasporto di grandi carichi verso il sud? Ho sempre pensato che fossero diretti in Antartide, ma perché dovrebbero congelarsi le palle quando hanno il paradiso a 2 passi? La maggior parte dei complottisti crede che siamo circondati da una parte di ghiaccio, comunemente chiamata muro di ghiaccio antartico. Questa fantasia deriva dalla loro mappa di Griswold del 1892. La mappa del modello della Terra piana è la mappa di Griswold del 1892. È esattamente la stessa immagine, così come la mappa disegnata a mano da Peter Duran nel 1943 e quella delle Nazioni Unite. Se mettiamo la mappa di Griswold accanto alla mappa di Monte, la somiglianza è notevole. Quindi nel 1892 da dove prese Griswold la sua planimetria? La copiò chiaramente dalla mappa di Monte del 1587. Non ho particolari problemi con la conformazione del territorio dei modelli della Terra piatta, il problema principale è la barriera di ghiaccio. In questa linea temporale hanno semplicemente sostituito tutte le terre tranne l'Australia con una barriera di ghiaccio. Nel video precedente vi ho anche illustrato tutti i modi per raggiungere l'Antartide. Ho dimostrato che tutti i viaggi verso l'Antartide avvengono attraverso, sopra o accanto al passaggio di Drake e ho affermato che non è possibile accedere all'Antartide da sud da nessun'altra parte del mondo se non dal Sud America. Non si può viaggiare verso il sud dall'Australia e raggiungere una massa continentale qui. Non è possibile accedere all'Antartide a sud dell'India, dall'Africa o di qualsiasi altra parte del mondo viaggiando verso sud. Alcune persone hanno persino cercato di smentirmi su questo fatto inconfutabile inviandomi itinerari di viaggio da luoghi come il Sudafrica all'Antartide. Ma io clicco sul link che mi mandano, guardo la mappa del percorso e come sempre non si tratta di un percorso che va a sud dal Sudafrica. Certo, questa sarebbe la rotta più diretta, ma invece la nave viaggia verso ovest attraverso l'Atlantico fino al passaggio di Drake, dove visita alcune isole intorno alla penisola prima di attraversare il Drake per raggiungere il Sud America e prendere un volo di ritorno per l'Africa. E non importa quale guida turistica vi accompagni, gli itinerari non vi portano mai direttamente a sud da nessun altro luogo che non sia il Sud America. L'Antartide non circonda il nostro pianeta. Né siamo intrappolati e racchiusi da una parete di ghiaccio. È solo propaganda di una setta proveniente dalla nostra linea temporale di cacca. Mappe di fantasia in CGI come queste sono create per intrappolarvi nella vostra mente e nella paura, per farvi sentire senza speranza. Vi hanno fatto il lavaggio del cervello con sciocchezze fantastiche non provate, come le fesserie dei gatekeeper che i personaggi non giocanti sparano a raffica. L'Antartide è una massa continentale insulare a 600 miglia dalla costa del Sud America, una massa continentale di circa 5 milioni di miglia quadrate che è all'incirca la dimensione degli Stati Uniti e del Messico messi insieme. L'Antartide ha una circonferenza costiera di circa 30.000 miglia nautiche. Chiunque può circumnavigare l'Antartide liberamente e legalmente. Conosco personalmente solo 2 persone che hanno circumnavigato l'Antartide. Un mio amico, Stuart, e mio zio Chris Benagnu.
Quest'ultimo ha guidato diverse spedizioni scientifiche di rilevamento e alpinismo della Marina e dell'Esercito dell'Artico e nell'Antartide, come le spedizioni in Groenlandia del 1966 e del 1968. Tra il 1970 e il 1971 ha condotto rilevamenti geografici dell'isola Elephant, dell'isola Clarence, dell'isola King George e del ghiacciaio Fogg, e ha guidato un'altra spedizione via terra dal campo di ghiaccio della Patagonia nel 1973. Quindi mi fido della parola del mio amico e di mio zio piuttosto che delle affermazioni di una parete di ghiaccio antartica che ci circonda, prive di qualsiasi prova a sostegno. La circumnavigazione in solitaria dell'Antartide è molto più rara. A quanto ne so, nella nostra storia ci sono solo 3 persone che hanno circumnavigato l'Antartide in solitaria. Lisa Blair, nel 2017, è stata la prima donna e credo anche l'ultima a circumnavigare l'Antartide. Da velista, che per la maggior parte del tempo naviga in solitaria, capisco perfettamente perché questa massa continentale sia poco attraente per chiunque, figuriamoci per i velisti solitari. È l'unica massa continentale del nostro mondo conosciuto che possiamo circumnavigare, ma non ci è permesso metterci piede. Non si può semplicemente ancorare, scendere a terra con il gommone, sgranchirsi le gambe, fare rifornimento e cose del genere. Non c'è altra opzione che navigare ininterrottamente, navigare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per circa 120 giorni di fila. Vivo in mare e anche a me sembra un inferno. Molti chiamerebbero l'Antartide il Polo Sud, ma in realtà non esiste un Polo Sud, è un concetto sferico. Vedete un Polo Sud sulla mappa di monte o in qualsiasi altra vecchia mappa del mondo? Noi abbiamo solo un nord magnetico, abbiamo ancora un arco magnetico dall'isola nodica all'isola catodica su entrambi i lati. Il sud è semplicemente il nostro allontanamento dal nord magnetico. Possiamo viaggiare verso sud, ma non esiste un polo sud. Non esiste un sud magnetico. Non esiste una fonte di energia a sud. Come afferma la loro narrativa ufficiale, il sud magnetico non si trova nemmeno nel continente antartico. È da qualche parte qui. Ma lascerò che uno dei loro scienziati guida turistica, personaggi non giocanti, provi a spiegare perché le bussole non funzionano al polo sud, ma questo tizio mi fa venire i brividi. Qui nel Mar di Ross, nello stretto di McMurdo, sono sull'isola di Ross, è lì che si trova la stazione scientifica di McMurdo, e vi mostrerò come funzionano le bussole. Quindi ecco la mia bussola che ho portato da casa. C'è una differenza tra nord magnetico e nord geometrico, nord geografico. Il nord geografico è il polo nord, dove si incontrano tutte le linee di longitudine. Il polo sud magnetico è il punto in cui si allineano i poli magnetici. E guarda caso il polo sud magnetico al momento non si trova nemmeno sul continente antartico, è al largo dell'Antartide. Poi c'è una cosa chiamata declinazione magnetica, questa è la differenza tra il nord geografico e quello magnetico. Attualmente la differenza è di circa 140 gradi, il che significa che se la bussola funzionasse mi porterebbe quasi completamente fuori rotta nella direzione opposta. Quindi, come dice questo tizio, il polo sud magnetico non si trova nemmeno sul continente antartico, è qui. E se andate da questa parte lo trovate qui. Si sposta semplicemente per comodità della narrazione ufficiale. Non si può localizzare qualcosa che non esiste. Tutto ciò che otteniamo è l'immaginario polo sud geografico per i turisti. Ma quando si tratta di queste altre terre remote, ho buone ragioni per sapere che sono più sicure da raggiungere. E ricordate, non stiamo infrangendo alcuna legge o regola viaggiando a sud del 60° parallelo. E anche se fosse illegale, è impossibile accontentare gli oceani. Sono assolutamente giganteschi e finché non ci si trova in mezzo all'oceano su una piccola imbarcazione non si può comprendere quanto siano immensi. Ci vorrebbero milioni di navi anche solo per tentare di accontentare gli oceani e l'anello esterno. Perché sprecare risorse e manodopera cercando di impedirci di partire quando nessuno ha intenzione di farlo? E prima che qualcuno inizi a parlare di radar, il miglior radar ha una portata di circa 200 miglia nautiche. E le mie imbarcazioni sono lunghe circa 12 metri e hanno i riflettori a radar. Sarò completamente invisibile. Quando guardo foto e video dell'Antartide e dintorni, non vedo la distesa ghiacciata e desolata che ci viene fatta credere, quella massa continentale con tutta la sua vegetazione, i laghi d'acqua dolce, i fiumi rossi, i laghi termali e l'oceano, ma una distesa ghiacciata
con tanto di costume da bagno. Secondo me questo è un posto stupendo e sembra perfettamente abitabile. Mi ricorda un po' l'Alaska o alcune zone della Russia. Anni fa potevamo ingrandire le immagini di questa massa continentale e non dico che ciò che vedevamo fosse reale, ma potevamo distinguere alcuni dettagli, potevamo vedere catene montuose, cose del genere, non era completamente bianca come adesso. Ma possiamo guardare documentari girati negli anni 40 come l'operazione High Jump dell'ammiraglio Byrd nel 1946 e come vedrete in Antartide furono trovate aree di circa 760 km² libere da ghiacci, con laghi termali d'acqua dolce dove sbarcarono. Il pilota, il comandante David E. Bunger, pulisce il parabrezza ghiacciato, una fonte costante di problemi dei voli polari. Si trova sopra la piattaforma di ghiaccio Shackleton, che prende il nome dal grande esploratore inglese che, pur essendosi ripetutamente recato in Antartide e sfidando la morte più volte, fino a quando se lo portò via. La superficie liscia della piattaforma si fa più ruvida, rocce scure chiamate non attacchi emergono dal ghiaccio, poi aspre catene montuose a perdita d'occhio. Burger si sporge in avanti sbalordito. I suoi occhi hanno colto un improvviso e incredibile cambiamento di scenario. Il bianco universale si è trasformato in un marrone cioccolato punteggiato di blu. Un operatore entra in azione. 300 miglia quadrate di terra senza neve, una terra che potrebbe trovarsi nel Nuovo Messico o in Arizona. Solo le immagini dimostreranno che Bunger ha scoperto un'oasi calda al polo. È per momenti supremi come questo che gli uomini affrontano le difficoltà dell'esplorazione. Il fatto sorprendente e inimmaginabile è che si trovano sopra una catena di laghi di acqua calda le cui rive, fatta eccezione per le piccole zone, sono liberi di ghiaccio e di neve. Il comandante Bunger circonnaviga il lago più grande in vista lungo 8 km, si avvicina per sbarcare. La temperatura dell'acqua dovrebbe essere registrata e devono essersi prelevati dei campioni. Trova l'acqua dolce con una temperatura di 3 gradi centigradi. Sulle rive si trovano vasti giacimenti di carbone e di minerali di fondamentale importanza per la civiltà. Oltre alla loro scoperta epocale, Bunger e i suoi uomini hanno un altro buon motivo per affrettarsi a tornare a casa. Come possiamo vedere i grafici delle temperature dagli anni 40, la temperatura è aumentata costantemente negli ultimi 100 anni. Possiamo persino osservare la piccola era glaciale che ha causato questo periodo di gelo e la successiva transizione verso il nostro periodo più caldo. La temperatura globale è aumentata costantemente dal 1946. Dove sono finite dunque queste zone calde e prive di ghiaccio in Antartide? Perché vediamo solo quadrati bianchi e digitali? Nel documentario sulle terre segrete affermavano che quest'area di circa 765 km² si trovava al di fuori della piattaforma di ghiaccio Shackleton. Questa è la piattaforma di ghiaccio Shackleton, quindi quest'area priva di ghiaccio si trovava qui. Ma su Google Earth è semplicemente bianca. Non potrebbero essere più palesi nel nascondere ciò che si trova in quest'area. Dopo 80 anni da quando sono state girate queste immagini di un clima più caldo, queste aree avrebbero dovuto espandersi e persino iniziare a crescere degli alberi. L'ultima cosa di cui volevo parlare riguardo all'Antartide sono questi esperimenti finali senza senso, presumibilmente per dimostrare che viviamo su un globo e un patetico tentativo di smentire la teoria della terra piatta. Ora, non avevo mai sentito parlare di questi cosiddetti esperimenti fino a poco tempo fa, quindi non sono un esperto in materia di video di questo pastore corrotto, ovviamente un truffatore o un briglione pagato. E penso che abbia collaborato con questo canale idiota. Ripeto, non avevo mai sentito parlare di questo tizio fino a poco tempo fa. Questo è uno dei presunti terrapiattisti che hanno partecipato a questo esperimento verso l'immaginario Polo Sud e sono tornati con una terra sferica. Una volta che ti rendi conto che non viviamo su un globo, non torni più indietro. Secondo me, questa feccia è solo un altro personaggio insignificante, o un Joe Rogan con un basso quoziente intellettivo, un altro venduto al solito. Comunque non seguo molto queste cose, soprattutto quando si tratta di terrapiattisti, sono allergico alle sciocchezze, ma continuavo a sentire parlare di questi esperimenti finali che smentiscono la realtà della nostra terra piana. Quindi ho deciso di fare un po' di casino. Trovo questo tipo di video davvero penosi da guardare, soprattutto quelli come questo che potrebbero smentirlo o dimostrare che non ha alcun punto valido. In questo video il pastore venduto afferma che tutti i modelli dei terrapiattisti ruotano attorno alla parete di ghiaccio antartica che circonda il nostro pianeta. Ora, ovviamente, non tutti ci credono. Certo, potrei essere l'unico nella comunità a non credere alla fantasiosa parte di ghiaccio che questi imbroglioni vi hanno fatto credere.
In questo video il pastore venduto parla di circumnavigare l'Antartide e se ottenessero il permesso del trattato antartico per entrare in Antartide, cosa che non accadrà mai, ma se lo ottenessero potremmo camminare da una costa all'altra dell'Antartide. Ora, anche se sono d'accordo con lui, il pastore fallito non camminerà da costa a costa, né otterrebbe il permesso per farlo. Inoltre, sarebbe come camminare dalla costa est alla costa ovest degli Stati Uniti. Ma nelle illusioni del pastore venduto questo smentirebbe la nostra teoria del mondo piatto e confermerebbe quella del nostro globo rotante. Ora ovviamente il pastore bugiardo non dimostra personalmente nulla in nessuno dei suoi video che ho visto, ma fa delle osservazioni pertinenti sul fatto che non esiste una parete di ghiaccio antartica che ci circondi, ma sembra convinto che questo smentisca la nostra teoria del mondo piatto e confermi quella del globo, il che è chiaramente una trovata pubblicitaria. A volte è difficile capire se qualcuno è un personaggio non giocante che interpreta una teoria della cospirazione, un complice pagato, ma questo tizio è chiaramente un complice pagato e una marionetta delle mani di chi lo ascolta. La stragrande maggioranza dei terapeutisti, con pochissime eccezioni, promuoveva la mappa del mondo di Gleason, che è una proiezione azimutale equidistante. Questa mappa poneva il polo nord al centro e spostava il polo sud verso la periferia esterna del mondo conosciuto. Ciò faceva sì che l'Antartide fosse una sorta di barriera di ghiaccio che circondava tutti i continenti, contenendo così tutti gli oceani del mondo. Come sostengono i terapeutisti, per i quali l'acqua deve necessariamente avere un contenitore. Inoltre estendeva l'intero emisfero australe in un'area sempre più vasta, dove tutto ciò che si trova a sud dell'equatore si avvicinava sempre di più. Questo rendeva la punta meridionale del Sud America e l'Antartide il luogo ideale per testare le teorie della Terra piatta e confermare le previsioni del modello sferico. Se non sono in grado di fornire una mappa accurata del mondo e un modello funzionante che possa spiegare i risultati di tutti questi esperimenti finali nel loro complesso, è perché non viviamo su una Terra piatta. Le mappe del globo esistono perché il globo esiste. L'intero modello sferico esiste perché il globo esiste. Se un terapeutista vi dice che non esiste una mappa accurata della Terra piatta, che non esiste un modello funzionante della Terra piatta, che non danno previsioni, questa è una ammissione implicita dell'inesistenza della Terra piatta, perché è possibile mappare ciò che esiste. Questo ci porta all'attraversamento dell'Antartide. I terapeutisti affermano da anni che nessuno ha mai attraversato l'Antartide. Hanno riconosciuto che attraversare l'Antartica sarebbe impossibile su una terra piatta e ciò dimostrerebbe l'esistenza del globo. E il motivo è semplice: su una terra piatta l'Antartide è una barriera di ghiaccio che circonda tutto il mondo conosciuto. Non è qualcosa che si può attraversare o percorrere nel senso tradizionale del termine, ma sul globo terrestre l'Antartide è un continente insulare e si può attraversare da un lato all'altro di un'isola. Devo sottolineare ancora una volta che i terapeutisti non hanno idea di dove si trovi il polo sud. Se glielo chiedete, negheranno innanzitutto che esista un polo sud. Per quanto assurdo possa sembrare, devono farlo perché un polo sud geografico non può esistere su una terra piatta. Ha ragione su una cosa: il polo sud non esiste. Come dice lui, esiste solo su un globo. Ma non preoccupatevi, risolverò questa assurdità, seppellisco il globo e gli sciocchi che lo difendono. Scaverò una buca profonda. Quindi avete diverse opzioni. Fate come Joe Rogan e tornate al globo. Tranne per il fatto che è essenzialmente il modello della terra piana senza la parete di ghiaccio supportato da logica, prova e buonsenso. Con il mio modello, su cui si basano le mie spedizioni, possiamo dire a gente come il pastore venduto di andare a farsi fottere. Le sue cosiddette prove che viviamo su un globo non sono migliori di come dire che se riusciamo a circonnavigare il Regno Unito o l'Australia in qualche modo dimostreremo di vivere su una palla rotante. Oppure potete semplicemente continuare a credere alle vostre fantasie sulla parete di ghiaccio antartica che sono state smentite e confutate.
Non mi aspetto che gli stupidi, la comunità dei cercatori di verità si muova dal suo amato muro di ghiaccio. Non ci aspettiamo di imparare la verità dalla realtà dei presunti complottisti che hanno costruito le loro teorie, ormai smentite, su fondamenta di menzogne e inganni. Per favore smettetela di permettere a questi personaggi non giocanti idioti come questi di farvi fare la figura degli imbecilli. Questi non sono gli esperimenti finali. Le mie spedizioni sono solo l'inizio dei nostri esperimenti. Nessuno sta facendo quello che stiamo facendo io e il mio equipaggio, soprattutto non dei pagliacci come questi e il suo equipaggio di spedizione idiota. Mi offrirei di portare il pastore venduto con noi, ma so al 100% che finirei per buttarlo in mare. Bene, lascerò le ultime parole su questo argomento al pastore venduto in persona. Ok, finalmente arriviamo alla mia conclusione sulla questione delle menzogne e degli inganni, ed è questa. Dopo aver esaminato attentamente entrambi i lati del dibattito, dopo essermi immerso in vero fondo in tutto ciò che ho potuto trovare nelle scritture riguardo alla menzogna e l'inganno, sono giunto alla conclusione che né la menzogna né l'inganno sono intrinsecamente immorali. Urbano Monte, 1587, ci sarebbe molto di cui parlare. Ci sono alcuni dettagli che volevo mostrarvi e un paio di domande ricorrenti o fraintendimenti che volevo chiarire. Diverse persone hanno notato che sono state apportate delle modifiche alla mappa originale di Monte. Forse anche parti sono state nascoste di proposito, e hanno ragione. Ci sono testi rimossi, aree completamente cancellate, zone mancanti e disegnate come un pezzo mancante di un puzzle. Una stella sopra un'area dove nelle mappe più antiche è indicata una montagna magnetica. Deve essere una cospirazione, vero? Chi l'ha rimossa e alterata? Sono stati loro? Per comprenderlo bisogna conoscere la storia di Monte e della sua mappa. A mia conoscenza esistono 3 copie della mappa di Urbano Monte del 1587, tutte nella loro forma originale di libro. 60 pagine singole e rimovibili che una volta ritagliate e unite formano una versione di 3 metri per 3 metri di quella che state vedendo ora. Questa copia è stata ricomposta digitalmente dalla collezione di mappe di Levi Ramsey. L'intento di Monte era di esporla su un tavolo circolare di legno girevole o di appenderla al muro. Questa carta nautica è datata 1587, ma in realtà fu creata circa 20 anni prima, nel 1567. Monte completò questa mappa all'età di 25 anni, ma ci fu un intervallo di 20 anni tra la sua creazione e la sua pubblicazione nel 1587. E possiamo trovare la prova tangibile di questo intervallo di 20 anni sulla mappa stessa. Questo è un autoritratto di Urbano Monte che appare di mezza età, dato che Monte aveva circa 43 anni quando pubblicò la sua mappa nel 1587, ma come ho detto Monte disegnò la sua mappa 20 anni prima, quando aveva circa 25 anni. Ed è per questo che in tutte e 3 le sue mappe superstiti sembrano libri illustrati per bambini. Quindi abbiamo il vecchio Monte in alto e sotto il giovane Monte. E questo spiega il divario di 20 anni tra la creazione della mappa di Monte e la sua pubblicazione. Evidentemente voleva solo aggiornare la sua immagine. Ho studiato l'intera vita e la carriera di Monte e ho letto la stessa storia da diverse fonti circa 4-5 anni fa. Ho passato ore a cercare su internet qualsiasi cosa simile a quella storia e a quella spiegazione senza trovare nulla. Ho persino usato l'intelligenza artificiale per cercare in tutto internet. Niente. Ma ora c'è una nuova narrazione dominante. L'intera storia precedente è stata scartata. E ora si dice che Monte abbia pubblicato la sua mappa nel 1587 all'età di 43 anni. Fine, nient'altro. Fine della storia. Quindi ora si dice che abbia disegnato e pubblicato la mappa nel 1587. Ma pensateci, abbiamo la prova fisica dei doppi autoritratti di Monte da giovane e da anziano. Così ho posto un paio di domande all'IA del cadavere. Se Monte ha disegnato e pubblicato la sua mappa nel 1587, come si spiegano i doppi autoritratti? Un'IA ha risposto: Monte pubblicò la sua mappa nel 1587, ma 2 anni dopo, nel 1589, ritirò praticamente tutte le mappe in formato libro di cui qualcuno possedeva una copia e aggiunse il suo nuovo autoritratto. Immaginate un autore che vende il suo libro e poi 2 anni dopo lo reclama indietro per aggiornare la sua foto. Questa è la nuova narrazione. Quindi ho posto un'altra domanda all'IA.
Perché diavolo avrebbe dovuto farlo? Dopo aver decifrato circa 3 pagine di deliri dell'IA, in pratica dice che la colpa era della vanità di Monte, che era semplicemente vanitoso. Ho studiato a fondo la vita di Monte e non ho mai letto una parola negativa su di lui, né ho mai affermato che soffrisse di vanità. Ma la nuova storia ufficiale è che Monte fosse così vanitoso da essersi ritratto 20 anni più giovane. Poi, 2 anni dopo, non era più vanitoso, quindi chiese indietro i suoi libri e ci appose un nuovo ritratto che gli somigliava davvero. Una storia completamente assurda, inventata letteralmente sul momento durante la mia interazione con questa IA. Comunque, per tornare al punto di partenza, chi ha alterato la mappa di Monte? È stato il culto? È stato David Ramsey? No, è stato questo tizio qui, il capo in persona. Guardate la sua faccina impertinente. È stato Urbano Monte ad alterare la mappa di Urbano Monte del 1587. Nei 20 anni intercorsi tra la creazione e la pubblicazione della mappa, Monte apportò modifiche evidenti, tra cui l'autoritratto aggiornato. Monte era un ragazzo quando disegnò la mappa ed era un uomo quando la pubblicò. Voleva ritrarsi come l'uomo che era diventato, non come il ragazzo che era quando creò il suo capolavoro. Ho visto alcuni video in cui si fa fatica a identificare il Giappone sulla mappa di Monte. La posizione del Giappone è a nord del Tropico del Cancro e in linea con l'Australia. E sulla mappa moderna la posizione del Giappone è a nord del Tropico del Cancro e in linea con l'Australia. Il Giappone è un'altra stranezza sulla mappa di Monte. Japon si traduce come l'isola del Giappone. Questo è l'aspetto del Giappone prima dell'evento catastrofico della piccola era glaciale. Verso la metà del XVI secolo, Monte raffigurò il Giappone nella sua forma e massa esatte, nella sua scala reale dell'epoca, proprio come ogni cartografo prima di lui e come ogni cartografo dopo di lui. In questo periodo il Giappone era circondato da paesi, mari e oceani ampiamente esplorati grazie anche alle trafficate rotte commerciali che permettevano il trasporto di merci in tutto il mondo. Era fondamentale che masse continentali ben note come questa fossero mappate con precisione e che le isole circostanti, i porti principali e i fiumi costieri fossero descritti nei minimi dettagli prima del grande evento catastrofico che ha rimodellato questa gigantesca terra fino a renderla ciò che vediamo oggi. Questa fu l'area più colpita durante la catastrofe della piccola era glaciale. La maggior parte dei vulcani, dei terremoti e degli tsunami ebbero origine in quest'area e ne vediamo esempi in tutta la regione. Nel mio video precedente ho dimostrato in modo inequivocabile che questa massa continentale esterna, un tempo nota come Nuova Virginia, corrisponde a ciò che oggi chiamiamo Australia, Nuova Zelanda e le isole circostanti come le Fuji. E questo può essere dimostrato in diversi modi, ad esempio utilizzando le coordinate geografiche del Tropico del Capricorno e le immagini della mappa stessa. Ora, non sto affermando che l'Australia avesse queste dimensioni in passato e che ora si sia ridotta a ciò che rimane oggi. Monte non ha nemmeno affermato che le coste delle terre esterne fossero raffigurate con una precisione assoluta, rappresentavano semplicemente i confini del mondo conosciuto all'epoca. Principalmente dimostrava dove si trovavano le terre esterne e come raggiungere. Ricordate la Nuova Galizia sulla terraferma e il continente esterno della Galizia? La Terra del Fuoco sulla terraferma e il continente esterno della Terra del Fuoco, la Terra del Fuoco, ovvero l'Antartide, e così via. Ma alla fine conosciamo veramente la forma reale della massa continentale su cui viviamo? A causa dell'indottrinamento scolastico delle mappe ingannevoli che utilizzano la proiezione di Mercator, pensiamo che l'Australia abbia questo aspetto, ma poiché il modello di proiezione di Mercator è stato ufficialmente smentito, risultando totalmente inaccurato e distorto nelle immagini delle forme e dimensioni dei paesi del nostro mondo, tanto che il sistema ha presto lanciato la sua proiezione sostitutiva, la proiezione di Gale Peter. A quanto pare Google Earth utilizza foto unite insieme per creare un'immagine del nostro mondo, ma Google utilizza un modello di proiezione Mercator che è stato ufficialmente dimostrato essere inaccurato, il che dimostra che ciò che vediamo qui è un mucchio di sciocchezze e falsificazioni generate al computer. Ora sostengono che questa sia la nuova forma, dimensione e massa delle terre emerse del nostro pianeta.
Osservando masse continentali come l'Australia si nota una differenza sostanziale e dubito che questa nuova rappresentazione dell'Australia sia del tutto accurata. Se guardiamo la mappa di Griswold o qualsiasi altra che l'abbia copiata, l'Australia non ha la forma che ci viene mostrata oggi. Quindi qual è la vera forma e massa dell'Australia? Sembrano non riuscire a decidersi, vero? Ci mostrano persino queste mappe continentali dallo spazio, giusto? Ma sfortunatamente quando guardiamo dallo spazio vediamo il modello di Mercatore, ormai smentito, non il loro nuovo modello di proiezione Gall-Peter. Questo dimostra che non possiamo fidarci di nulla che provenga dal nucleo terrestre, di certo non possiamo fidarci della loro cartografia, dobbiamo rimappare l'intero pianeta. A proposito della mappa di Griswold, la versione del 1943 è la mia preferita, che, come ho già detto, è essenzialmente la mappa di monte. La versione del 1943 include le rotte di volo che potevano essere utilizzate anche per la navigazione marittima. E infine, riguardo a questo capitolo su Monte, alcune persone sono così disperate da voler a tutti i costi inserire una parete di ghiaccio in ogni modello. Ho sentito dire che Monte abbia raffigurato la parete di ghiaccio sulla sua mappa. Come spiegato in precedenza, le mappe hanno linee di latitudine e longitudine immaginarie, comprese le zone tropicali. Questa linea bianca di latitudine indica il 60° grado parallelo sud, non è una parete di ghiaccio. Se state cercando di diffondere la verità e istruire gli altri, per favore almeno informatevi voi stessi prima di spargere disinformazione. Non è di alcun aiuto. Quando si parla di ciò che io chiamo la setta, ovvero i poteri costituiti, il governo, i parassiti che vi hanno reso schiavi e trasformato il vostro splendido mondo nell'inferno di merda in cui siamo tutti costretti a vivere, la setta non è la stirpe degli dei. Non sono gli Anunnaki o tutte quelle stronzate che seminano paura, non sono alieni o demoni e non sono gli illuminati. Non sono gli illuminati, lo siete voi. Il fatto che sopprimano la conoscenza e rimbecilliscano le masse non li rende illuminati. Il loro bombardamento di propaganda ve li fa percepire come tali e vi porta persino a chiamarli elite, facendovi credere che siano migliori di voi. È tutta una manipolazione mentale e mi addolora vedere quanto sia efficace. Una setta significa semplicemente nascosto, ma io li chiamo la setta, il culto, per mancanza di rispetto. Per me non sono altro che patetici, diabolici, spaventati e vergognosi occultisti. Sono assassini di massa e pedofili, i peggiori tra noi. La propaganda di teorici della cospirazione e delle sette vuole farvi credere che governano questo mondo da migliaia di anni e che sono troppo potenti per essere eliminati. Il culto ha preso il controllo di questo mondo solo verso la fine dell'ultimo reset catastrofico, intorno al 1800. Ora non sto dicendo che queste famiglie parassite non esistessero prima del reset, certo che esistevano tutti, siamo tutti qui grazie ai nostri antenati. Solo perché queste famiglie hanno cambiato nome non significa che non sappiamo chi siano veramente. Ma le famiglie che governavano il mondo non avevano il potere globale che hanno oggi. Erano regni e sovrani individuali, ma nella nostra linea temporale queste famiglie rimaste hanno unito le forze e preso il controllo del mondo intero e negli ultimi 200 anni hanno lavorato per realizzare il loro piano per il nuovo ordine mondiale. Ma se guardiamo i fatti, non governano il mondo da così tanto tempo. Non seguo più da vicino le vicende della setta del culto, ma la loro attuale invasione e presa di potere in Iran deve essere l'ultimo tassello a cadere, giusto? La nostra linea temporale è stata un susseguirsi di invasioni e conquiste. È di questo che si tratta. Una presa di potere in tutto il mondo. Il loro nuovo ordine mondiale. Quanti uomini di valore si sono opposti alla setta e al suo nuovo ordine mondiale per essere massacrati, demonizzati e vedere i loro paesi che amavano e difendevano conquistati dal culto, per essere picchiati a morte per strada e mostrati in televisione. Come ho detto, dopo il reset del passato, il culto ha semplicemente approfittato della situazione mentre il mondo era in ginocchio. Attraverso le mie ricerche ho scoperto il motivo principale per cui la setta ci ha fatto questo, ed è semplicemente perché ci temono. Durante l'ultimo grande reset mondiale, la piccola era glaciale e la crisi generale dell'umanità, migliaia di queste famiglie stirpi ricche sono state massacrate e sterminate dalla gente comune. Re,
nobili, signori, baroni, politici, esattori delle tasse, mercanti e gentiluomini, un tempo ricchi e potenti, comprese le loro famiglie, furono massacrati, giustiziati, linciati per le strade, picchiati a morte e, se le loro case non venivano rase al suolo, i loro beni e le loro ricchezze venivano confiscati. I membri della famiglia reale venivano giustiziati insieme ai loro familiari e a tutti i loro sostenitori. I politici venivano gettati dalle finestre dei piani più alti. Vattene via, stronzo! Quando le masse muoiono di fame non importa quanti soldi abbiano, quanto siano alte le loro mura. Ora, il culto non insegna questa parte successiva sui loro amati reali e le cosiddette elite e i loro campi di indottrinamento, ma apri un motore di ricerca e chiedi, durante la piccola era glaciale e la crisi generale, esempi di famiglie ricche, reali, signori e simili che furono giustiziati e uccisi dal popolo. Vi consiglio di farlo per comprendere appieno la portata della storia scritta e dei documenti relativi a questo massacro dei membri del culto. Questa epurazione è avvenuta in tutto il mondo nello stesso periodo storico. Ecco solo alcuni delle migliaia di esempi. Re Carlo I fu giustiziato dallo Stato dopo una guerra civile. Anche i sostenitori del re furono uccisi durante gli scontri. L'esecuzione pubblica del re fu seguita da attacchi locali contro le proprietà reali e linciaggi di agenti reali. Reali e nobili furono presi di mira durante la guerra civile inglese. Di seguito alcuni esempi nel Regno Unito di omicidi di massa, linciaggi, massacri o attacchi di folla che presero di mira nobili, famiglie benestanti, esattori delle tasse e funzionari. Nel 1641 coltivatori protestanti e membri della piccola nobiltà locale come i Parsons, i Montgomery, i St. Leger e altre famiglie di vari paesi furono attaccati e molti furono uccisi in massacri e linciaggi locali. Anche la piccola nobiltà e i sostenitori reali furono uccisi in rivolte locali. Lo stesso accade in Scozia, attacchi locali contro le famiglie di proprietari terrieri, linciaggi e incendi di case si verificarono nelle zone di confine e nelle Highlands. Vedete, all'epoca gli inglesi avevano l'intelligenza di impadronirsi di questi parassiti, di queste proprietà e case, ma gli scozzesi erano tipo... Barnett. Ah, mi hanno reso orgoglioso. E non importa quale paese si prende in esame, tutti hanno avuto questo stesso massacro delle cosiddette elite nello stesso periodo. Le abbiamo quasi annientate. In Francia i nobili furono attaccati, alcuni giustiziati o uccisi per strada. In Germania molte proprietà nobiliari e persone facoltose furono attaccate, assassinate, depossessate e giustiziate. La violenza contro l'elite si verificò durante il periodo bellico. Le famiglie della nobiltà locale a volte venivano espulse, attaccate o estromesse dal potere. In Svezia, oppositori e cospiratori nobiliari furono giustiziati dopo gli sconvolgimenti politici del 1700. Spagna e Portogallo videro attacchi contro esattori delle tasse funzionari locali. Alcune figure dell'elite locale furono assassinate. In Polonia, folle di contadini massacrarono nobili polacchi, clero cattolico e amministratori di proprietà terriere ebrei. In Russia, folle di ribelli hanno linciato, assassinato funzionari e nobili. E questo è solo un esempio tratto da alcuni paesi. Bisogna approfondire personalmente tutti questi esempi per comprendere veramente l'enormità di questa epurazione mondiale, di questi parassiti. Il nostro mondo oggi è governato da una plutocrazia con una facciata di democrazia, da circa una dozzina di queste famiglie rimaste. Ma prima del reset esistevano migliaia di queste famiglie e stirpi. Ed è per questo che il culto ci teme. Un'affermazione che ho sentito ripetere per anni riguardo agli eventi del reset è che la setta ha causato e continua a causare questi eventi di reset e di spopolamento. Anche prima che io collegassi il reset, quando la gente non sapeva nemmeno cosa fosse o quando fosse avvenuto, davano la colpa alle elite onnipotenti. Dopo essere stato il primo a mettere insieme tutti i pezzi del reset, ho dedicato circa 200 ore alla ricerca su questo evento. La mia conclusione è che il culto non ha mai avuto nulla a che fare con questo evento e che ha causato il ripristino del passato nella piccola era glaciale. Non ho trovato assolutamente nulla che suggerisca un loro coinvolgimento in questo evento. E prima che qualcuno inizi a parlare di scie chimiche, HAARP o cose del genere, certo, non dubito che possano far piovere, provocare un uragano o un incendio boschivo. Certo, possono spruzzare alluminio nel cielo e renderlo un po' fosco per un giorno.
Ma questo mondo è un gigantesco filtro. Il culto non ha il potere di causare uno spostamento dei poli o di creare un'era glaciale che congelerebbe un mondo intero per centinaia di anni. E ricordate, anche la piccola era glaciale li ha quasi annientati. Il culto vuole controllarvi, non sterminarvi. Se volessero uccidervi, sareste già morti. Siete la loro moneta, i loro creatori, i loro trofei. Vi stanno trasferendo nel loro nuovo sistema con identità digitali, passaporti, sorveglianza e controllo totale, ma non stanno mandando in crash il sistema e causando un reset e un nuovo evento di morte di massa. Inoltre non oserebbero farlo. Chi li proteggerebbe se ci rivoltassimo di nuovo contro di loro? Si stanno dando un grande affare per tenerci in vita, indottrinarci, privandoci delle poche libertà che abbiamo. E come dicono, non avrete nulla e sarete felici. E le masse si conformeranno e obbediranno come sempre. Di certo non stanno cercando di ucciderci. Ora, con il modo in cui è gestito il mondo, con i loro personaggi non giocanti che funzionano secondo programmi della loro illusione di democrazia, l'intera struttura di questo mondo di pagliacci penso che sia irrecuperabile. Non c'è soluzione in questo posto. Deve fare il suo corso o essere completamente distrutto e ricostituito dalle fondamenta. Il mio tipo di anima non è qui per dirvi cosa fare. Possiamo solo guidarvi, portarvi all'illuminazione e mettere insieme i pezzi. Direi che è la migliore possibilità per l'umanità di riprendersi il mondo è semplicemente proteggere i bambini. Tutti i bambini, ovviamente, ma soprattutto i bambini con un monologo interiore, con un'anima. Questo regno è stato invaso da migliaia di anime molto potenti. Sono qui per tirarti fuori dallo spettacolo che non sei riuscito a gestire da solo. Quindi non deludere i tuoi figli. Dai loro una buona educazione. Istruiscili a casa. Unisciti ai gruppi di homeschooling. Quando eccellono in un determinato campo, incoraggiali. Presto saranno gli adulti, gli elevatori. Faranno ciò che tu non puoi fare. Ma ripeto, penso che questo sia un argomento per un altro video. Bene, torniamo all'inizio. Se desideri inviare una candidatura per entrare nell'equipaggio o unirti alla piattaforma dell'equipaggio, inviala a uno degli indirizzi che vedi sullo schermo. Per chiunque altro mi abbia inviato una candidatura negli ultimi mesi e non abbia ricevuto risposte, inizierò ad aggiungervi alla piattaforma dell'equipaggio e a inviare gli inviti nelle prossime 2 settimane. Se mi hai inviato un messaggio nel primo mese di gennaio, inizio febbraio, e non hai ricevuto risposta, potresti per favore inviarlo di nuovo? Per qualche motivo le candidature del primo mese sono state cancellate dalla mia casella di posta e persino dal cestino. D'ora in poi inoltrerò gli inviti man mano che li riceverò. Vorrei concludere ringraziando tutti i canali che hanno ripreso il mio documentario originale, pubblicato live streaming e video promozionali. Un ringraziamento speciale a leggende assoluti come Dave Murphy di Dave Murphy 25, Tommy Rogers, John Thor, Dino di Canal 104 Plus, Mark di Our Melted Reality, Subtle Infinity, New Perspective, Infinite Consciousness, Focus, Eric Dubey, Veritas Invicta, The Mad Digger, Flatter Dude, Casey di Vegetable, Police, Ronald Layton, Lucky A, Campbell di Autodidactic, Hans Devar Signal e Bruce Maguire per la sua diretta streaming in 3 parti che ha definito il documentario più importante di tutti i tempi, che mi ha fatto ridere, ma non sono d'accordo, anche se è stato un complimento molto carino. Quindi, se non conoscete nessuno di questi canali o non siete ancora iscritti, vi prego di dare un'occhiata, iscrivervi e mostrare loro il vostro supporto. Grazie per l'ascolto, alla prossima, pace e amore a tutti voi.